Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di templi pagani al tempo dei Longobardi. Bentornati, come sempre un ringraziamento ai nostri Patreon, ai nostri abbonati e a chi come Fufferito ci supporta grazie ai super grazie qui su YouTube. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e condividere i nostri video se non ve la sentite di supportarci appunto tramite i super grazie o Patreon o gli abbonamenti. Tutti questi strumenti sono molto utili a portare avanti il lavoro della Fara, che come voi sapete non è solo quello dei video in cui raccontiamo i Longobardi e l'Europa in cui vivevano, ma anche la ricostruzione dei corredi e il nostro villaggio in archeologia sperimentale. Prima di arrivare all'argomento di oggi, come già detto nella puntata del podcast, questo è il primo video con il nuovo microfono. Gli ultimi video, le ultime puntate del podcast sono state registrate con un microfono un po' di fortuna, un vecchio fondo di magazzino, e adesso ci siamo sistemati in maniera differente, però ovviamente essendo i primi video stiamo un attimo settando la situazione. Fateci sapere nei commenti se vi piace il nuovo sound dei video e del podcast. Bene, veniamo all'argomento di oggi. Allora, circa una settimana fa, facciamo 10 giorni fa, è stata pubblicata la notizia sulla stampa inglese della scoperta di un tempio pagano o di un'area di culto pagana del periodo anglosassone nel Suffolk, non lontano dal sito di Satonu. Chi ci segue conosce molto bene Satonu. È uno dei siti più importanti dell'archeologia altomedievale inglese, quello in cui si suppone sia stato sepolto tra gli altri re Redwald dell'East Anglia e che il nostro amico e collega Paul Mortimer dei Wulfedenas ricostruisce nel complesso, portando appunto la famosa maschera di re Redwald in questo meraviglioso elmo in presbleck e tutto l'armamentario che con esso si accompagna. Beda il Venerabile raccontava che in effetti all'epoca di Re Redwald pareva che questi avesse creato due zone di culto, una dedicata ai cristiani e una ai pagani. Ecco che appunto all'interno di alcuni scavi in un'area non lontana è stato individuato un grande edificio, sempre in materiali deperibili, quindi parliamo di in realtà ritrovamenti basati sulle buche di palo in questo momento, che però parrebbe rientrare nella definizione di luogo di culto pagano dell'epoca anglosassone. Sarebbe molto interessante se poi i futuri scavi, le future indagini confermassero questa ipotesi. L'edificio è sicuramente piuttosto grande, con una dimensione di 10 x 6 metri e dista a pochi chilometri dal sito originale di Satonu. Quando noi parliamo di templi pagani, purtroppo non possiamo fare riferimento al contesto strettamente longobardo. Certo, a chi non è avvezzo all'argomento, il pensiero corre sicuramente al tempietto longobardo di Cividale del Friuli o al tempietto sul Clitumno, ma in realtà questi sono edifici cristiani. In particolare il tempietto longobardo altro non era che la cappella personale del Gastaldo, cioè dell'ufficiale regio presente nella capitale ducale. Di conseguenza tempietto è un termine improprio che però fa parte ormai della tradizione di studi su questo meraviglioso edificio che vi invito ad approfondire e a visitare. C'è anche un video sul canale, anche se parlando di audio probabilmente dovremmo riregistrarlo con un audio migliore, ma non ha nulla di pagano. Mentre si è generalmente d'accordo che l'arrivo dei Longobardi in Italia, i membri di questa popolazione fossero in parte convertiti all'arianesimo e in parte ancora legati ai culti tradizionali. Pensiamo ad esempio al fatto che 2 secoli dopo il loro arrivo Paolo Diacono sentirà comunque la necessità di trascrivere il mito originale dei Longobardi con la presenza del dio Godan, della dea Frea. Probabilmente a causa del fatto che il territorio italiano era così fortemente cristianizzato da secoli, non abbiamo memoria o presenza archeologica di luoghi di culto di questa reminiscenza pagana. Questo però non accade invece nei contesti più lontani da quello che era il cuore dell'antico impero. E quindi appunto siamo partiti da questa notizia meravigliosa legata al mondo anglosassone insulare, ma un esempio che possiamo portarvi piuttosto noto
a chi è del mestiere, ma forse non così tanto a chi invece si avvicina all'argomento per le prime volte, è il meraviglioso sito svedese di Uppåkra. Uppåkra si trova in Scania, cioè nel sud della Svezia, un territorio che per molto tempo è stato in realtà parte della corona danese e che dal punto di vista del nostro interesse longobardo è il luogo di partenza della migrazione mitica. I Longobardi, secondo la loro etnogenesi, partono dalla Scania per migrare verso sud. Abbiamo già discusso in passato, e quindi non mi dilungherò ancora, su pro e contro dell'identificazione di questi Longobardi scandinavi con quelli pannonici del V e VI secolo. Resta comunque il fatto che è un luogo fondamentale per l'identità germanica, questa sud della Scandinavia. E fra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI, il sito di Uppåkra viene indagato in maniera sistematica. Uppåkra si trova non lontana da Lund, dove tra l'altro c'è una prestigiosa sede universitaria, e noi siamo stati ospiti per 2 volte di un evento proprio sul sito archeologico di Uppåkra insieme agli amici Utariar, ai Vulfednas e ad altri gruppi locali come i Ventiod e i Saligastir. In questo sito in particolare è stato ritrovato un edificio abbastanza grande, con una misura di circa 13 x 6, caratterizzato dalla presenza di grandi buche di palo per il sostegno delle pareti laterali e del colmo del tetto, che lasciavano intuire la presenza di un edificio di grandi proporzioni, molto elevato. Vi mostro ora una foto di alcuni membri della Fara di fronte alla riproduzione in scala di questo edificio proprio a Uppåkra, nel centro visite del sito archeologico. Quello che vedete è chiaramente una riproduzione in scala, vedete che insomma sì, io sono grande ma non così grande, ma riproduce quelle che potevano essere le fattezze di questo edificio o di uno di questi edifici, perché la cosa interessante è che l'edificio in sé presenta almeno 7 riedizioni. Viene quindi ristrutturato, viene modificato, viene aggiornato, ma mantiene pressoché la stessa pianta, le stesse proporzioni, gli stessi 3 ingressi, mostrando quindi una continuità e un conservatorismo che, insieme ad altri elementi di cui parleremo fra poco, lo lascia individuare come un tempio, un luogo di culto prettamente pagano nell'Europa, e qui viene la parte interessante, fra tardo periodo romano fino alla prima età vichinga. Eh sì, perché queste 7 riedizioni del tempio fanno in modo che per 600 anni questo tempio sia il centro di un sito complesso con più edifici in uno dei luoghi probabilmente più importanti del sud della Scandinavia. Sì, perché per quanto oggi Uppåkra sia un piccolo centro e lo stesso sito archeologico sia in realtà un campo agricolo tranne nelle zone indagate e Lund sia il centro più vicino per importanza, questo non doveva essere fra la fine dell'età del ferro scandinava e appunto l'età delle migrazioni. Uppåkra doveva essere un centro fondamentale e probabilmente un centro proprio cultural religioso. Perché diciamo questo? Beh, certo, per la continuità d'uso, per i rifacimenti di questo meraviglioso edificio, ma anche per i ritrovamenti fatti al suo interno. Infatti al suo interno sono stati ritrovati elementi meravigliosi deposti sotto il piano di calpestio, ma con intenzione, cioè sono stati scavati, deposti, ricoperti e il piano di calpestio è stato rimesso in ordine. I 2 elementi più importanti, soprattutto quelli legati al nostro periodo di interesse, sono un bicchiere in bronzo e argento e una coppa in vetro. Se la coppa in vetro, databile circa al 500 d.C., proviene probabilmente dalla zona del Mar Nero, dimostrando quindi l'importanza commerciale di Uppåkra, il bicchiere in bronzo e argento viene realizzato in loco, con diverse decorazioni a sbalzo. Vi mostro ora una foto della riproduzione realizzata dal talentuoso Dave Roper dei Vulfednas.
Di Dave Roper vi abbiamo già parlato perché, ad esempio, per la Fara ha realizzato la riproduzione di questi due meravigliosi monili longobardi oggi conservati al Museo Archeologico Nazionale di Cividale, e per i Wulfedenas ha realizzato infinite opere di grandissimo livello artistico. Durante gli eventi in cui partecipiamo insieme, lui mostra al pubblico come venivano realizzate queste foglie decorati e sbalzati. Ecco che quindi ha realizzato questo bicchiere riprodotto. Accanto a questo ritrovamento votivo, perché appunto viene trovato all'interno della zona del tempio, deposto in una fossa, ordinatamente ricoperta e riportata al livello del piano dei calpestio originale. Accanto a questo poi sono stati ritrovati innumerevoli fogli d'oro decorati, sbalzati, con motivi decorativi inerenti alla mitologia norrena germanica, per un totale di 110 fogliette d'oro, un numero che rende il sito di Uppåkra il secondo più ricco di tutta la Scandinavia. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che a nord e a sud, fuori dal tempio, sono stati ritrovati dei depositi di armi e di ossa di animali e uomini, ci ritroviamo chiaramente in un contesto rituale. Tra l'altro, gli studiosi che hanno approfondito il sito di Uppåkra trovano delle similitudini fra la deposizione di queste armi intorno, vicino al tempio, e le famose deposizioni di armi nelle torbiere e nelle paludi, tipiche appunto del nord Europa. Le 110 lamine dorate lavorate rappresentano circa 50 divinità pagane, alcune identificate chiaramente, alcune meno, ma indicano quindi una continuità nel culto, e chissà quante sono andate perse, perché ricordiamo che appunto attualmente, prima dell'inizio degli scavi, il sito di Uppåkra era un campo agricolo utilizzato da decenni se non da secoli, quindi chissà quante cose sono andate perse. In più, intorno all'edificio principale erano presenti altri edifici secondari che oggi ci interessano meno, e addirittura 4 tumuli, i più antichi relativi addirittura al periodo a cavallo fra l'età del bronzo e l'età del ferro, che indicano quindi una continuità di quel luogo come luogo importante dal punto di vista cultuale. L'analisi al carbonio 14 sulle ossa degli animali e le ossa degli esseri umani, che gli autori degli studi dedicati non esitano a definire sacrifici, li colloca fra il VI e il VII secolo, cioè esattamente a cavallo della prima e della seconda generazione dei Longobardi in Italia. Quindi possiamo ben dire che il tempio di Uppåkra, col suo fuoco centrale, i 3 ingressi, la deposizione di elementi rituali all'interno del piano di calpestio, era quello che doveva essere l'aspetto di un tempio pagano al tempo dei Longobardi nel resto di Europa. Certo, non possiamo pensare che i Longobardi utilizzassero le stesse tecniche. Come spesso amo dire, sono passate centinaia di anni e centinaia di chilometri da quando e se i Longobardi risiedevano in Scania, ma è importante vedere quella che era l'immagine del culto pagano fuori dal contesto cristianizzato fortemente dell'Italia alto medievale. Il sito di Uppåkra è affascinantissimo, soprattutto dal punto di vista archeologico. Attualmente è una splendida passeggiata in un centro visite piuttosto strutturato che vi permette tra l'altro di assaporare la riproduzione di una birra dell'epoca. Sì, perché accanto alla zona di culto è stata trovata anche una zona di produzione, di birrificazione. È un birrificio locale in accordo col centro visite ha provato, con i crismi però sanitari moderni, a riprodurre una birra dell'età del ferro. L'abbiamo assaggiata, non male, sa un sacco di sudore di cavallo e ha una gradazione bassissima. Un elemento che va sottolineato prima di salutarci è il fatto che in quest'epoca, cioè proprio in quella alto medievale, quella che a noi interessa, quella coeva dei Longobardi, l'utilizzo di tempio, luogo di culto, sala comune probabilmente era promiscuo. Sarà più tardi, pensiamo ad esempio ad Adamo di Brema, quando racconta dei tempi di Uppsala, sarà più tardi, dicevo, che questi templi andranno a definirsi come soli luoghi di culto. È probabile che in questo periodo in realtà fossero anche luoghi di raccolta, di raccoglimento della comunità e quindi forse delle sale.
Quindi possiamo immaginare questo tempio come una via di mezzo fra un tempio come lo intendiamo noi oggi con un'immagine ricostruita e forse una sala dell'idromele, un luogo in cui veniva esercitato anche il potere temporale dei signori locali. Questo spiegherebbe ad esempio la presenza del fuoco centrale, sempre presente in tutte e 7 le ricostruzioni del tempio, in alcune delle quali poi viene sdoppiato, diventano 2 fuochi, ma dal punto di vista statistico la maggior parte dei casi presenta un grande fuoco centrale, compatibile peraltro con i tipi edilizi dell'età del ferro scandinava. Quindi ci troviamo di fronte a un tempio, a una zona di culto, a un luogo di raccolta civico-civile, che doveva essere l'esempio del tempio pagano nell'Europa germanica. Del resto le sue proporzioni non sono poi così distanti da quelle del nuovo sito appena indagato in Inghilterra. Ecco quindi che se i Longobardi in Italia non possono o non realizzano o non vogliono realizzare nessun tempio pagano, proprio perché sono in questa fase di transizione verso una cristianizzazione progressiva, questi esempi però, in particolare quello di Upokra e poi vedremo quello del Suffolk inglese, potrebbero rappresentare un'ottima immagine di quella che doveva essere la cultura tradizionale prima della cristianizzazione. Speriamo di avervi interessato, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima e Mandi!